Benvenuto, benvenuta, benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di Olimpia, il risveglio del mio femminile. Oddio, sono contentissima, vi è piaciuto un sacco il primo episodio della nuova stagione dove dichiaro di voler parlare di energia sessuale. Ne sono felicissima. Un sacco di gente mi ha raggiunto privatamente dicendomi che non vedeva l'ora di sentire qualcosa del genere. Fantastico. Quindi direi di non perdere altro tempo e andare avanti, perché come promesso in questo canale si parlerà di tutto quello che è relativo all'energia sessuale. E per poter accedere a questa energia sessuale partiamo appunto dalle sensazioni. Quindi perché prima di parlare di desiderio, di orgasmo, di magnetismo, di piacere, dovremmo invece magari parlare di calore, di sensazioni di freddo, di tensione, di vibrazione? Perché la maggior parte delle persone col quale ho parlato appunto di sensazioni viene da me dicendomi mi sento bloccata, mi sento rotta, mi sento sbagliata. Io non direi in questo modo. Io sono più dell'idea che siamo disconnessi dal corpo, che non siamo più abituati a sentire il corpo, a sentire il piacere, a sentire il sesso, ma piuttosto siamo abituati a pensare riguardo al sesso. E sono due cose completamente diverse. Provaci a fare caso. Quando ti capita di chiacchierare in maniera informale, magari con qualche persona intima, col quale hai confidenza, col quale ti puoi aprire, o viceversa, quando qualcuno parla a te di sesso, ti capita mai di sentire questo genere di frasi, tipo non sento desiderio, mi sento spenta, oppure non mi eccito? Molto spesso, quando senti queste parole o se ti capita di dire queste parole, non lo stai dicendo dal corpo, lo stai dicendo dalla testa. E ti dico anche perché il tuo corpo è difficile che sia vuoto, che non sia in grado di sentire. Magari è contratto, magari è anestetizzato, magari è anche in allerta e sta cercando di proteggerti, ma io ti assicuro che il tuo corpo non è vuoto, anzi. La disconnessione dalle sensazioni avviene per tantissimi diversi motivi. Abbiamo ad esempio lo stress cronico, o potrei dirti un'educazione rigida, oppure il senso di vergogna. Ti è stato magari detto di essere la brava ragazza? Magari sono state messe forti aspettative su di te, o magari sei stata vittima di traumi, piccoli o grandi che siano. Magari hai subito delle ferite da abbandono, da giudizio, di senso di colpa, appunto. E devi sapere che alcune persone, quando appunto incontrano uno di questi, come posso dire, uno di questi avvenimenti nella propria vita, tende a sopprimere le sensazioni. Lo fa soltanto perché cerca di proteggersi. Altri dall'altra parte potrebbero far l'opposto, scusami, potrebbero intensificare queste sensazioni. Il punto che abbiamo in comune è il fatto che il sistema nervoso sta cercando di autoregolarsi in questo modo e noi non siamo qui per giudicare. Non c'è un modo giusto o sbagliato, non c'è troppo o troppo poco, è semplicemente protezione. Il corpo è questo strumento bellissimo che ci è stato donato ed è estremamente intelligente. Se qualcosa nella tua esperienza, nella tua vita è stato considerato, valutato troppo, diciamo troppo giudizio, troppo controllo, troppo sguardo anche, il tuo sistema nervoso fa qualcosa di estremamente nobile per proteggerti. Abbassa la percezione e non lo fa per farti sentire un outsider, per farti sentire sbagliata.
Lo fa perché vuole proteggerti, perché c'è stato troppo da gestire e in quel momento non eri in grado, non eri sostenuta molto probabilmente. Ti hanno fatto sentire sbagliata. Qualcuno, può essere stata la famiglia, può essere stata la società, può essere stata la scuola, non mi interessa chi è stato, a me interessa quali sono le sensazioni che provi. E quindi, prima ancora di parlare di piacere, abbiamo voglia di abbiamo voglia di sintonizzarci alle sensazioni del corpo. Te lo dico perché io ero una persona che mi potevi sentir dire molto spesso frasi tipo non sento che cosa mi piace, non so che cosa voglio. Era semplicemente disconnessione dal mio corpo. E ti starai chiedendo perché non parti dal piacere direttamente? Perché non andiamo subito a parlare della parte succosa, della parte interessante? Siamo qua tutti perché vogliamo godere, comunque vogliamo provare piacere in questa vita. Però ho voglia di chiederti, come facciamo a parlare di orgasmi multipli se non siamo in grado di sentire il calore nel nostro corpo? Come facciamo a parlare di cosa ci piace o cosa non ci piace se non siamo in grado di percepire il fastidio che sentiamo dentro il nostro corpo? Perché l'energia sessuale non è qualcosa che accade magicamente, tutto il contrario, è qualcosa che si ascolta. Il corpo ha il linguaggio più semplice del mondo. Non è come la testa che ti dice bla 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 bla, io questo conflitto relazionale perché la relazione è molto complessa, bla 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 bla. No, il corpo è estremamente semplice. Il corpo cosa fa? Ti dice mi stringo, mi espando, inizio a vibrare, oppure sento freddo, oppure mi contraggo. Queste sono le sensazioni che noi vogliamo percepire nel nostro corpo e utilizzarle come bussola. Vedi, io ti parlo del piacere come bussola, ma da qualche parte sono dovuta pur partire perché io non sapevo cosa mi piacesse e le sensazioni sono un buon punto di partenza, te lo assicuro. Quindi, se le sensazioni diventano appunto la nostra bussola, non ci affideremo più al pensiero. E questo non vale soltanto per il piacere, ma vale anche per i confini, le tue boundaries. Perché se tu non senti il micro fastidio dentro di te, quando è che avrai capito quando stai oltrepassando il tuo limite? E allo stesso modo, se non senti quel micro piacere dentro di te, quando è che capirai se qualcosa ti sta nutrendo o meno? Molte di noi hanno imparato a ignorare queste sensazioni, perché ci è stato anche detto di non chiedere troppo, di stare al nostro posto, che magari il nostro desiderio era impuro, era sbagliato, doveva essere direzionato da un'altra parte. Ma io voglio dirti una cosa, che il desiderio è figlio della sicurezza, del fatto di sentirsi safe nel proprio corpo e la sicurezza è la figlia della presenza, dell'awareness, di questa consapevolezza, di questo riconnettersi col corpo, ascoltarlo, sentirlo, percepirlo. Guarda che bello, sento le sensazioni, riconosco cosa mi fa sentire al sicuro e riesco ad accedere al mio desiderio. È tutto un cerchio che si chiude, si riapre e continua così, tutto tramite il tuo corpo. Ti invito a fare una piccola prova con me, se sei ovviamente in un momento appropriato, ovvero magari non stai guidando. Se stai guidando, se stai facendo qualcos'altro, ti invito ad ascoltare attentamente quello che faccio. Altrimenti, se sei libero, se sei libera, seguimi. Metti una mano sul petto e un'altra sul basso ventre, sul tuo womb space. Per me è molto importante ricordare che anche se in questo momento non sei in possesso di un vero utero, magari per diverse ragioni, magari sei un uomo ed è per questo che non hai l'utero, ti invito ad aprire la mente e riconoscere questo spazio come uno spazio energetico,
Infatti io piuttosto di dire connettiti all'utero, mi piace dire connettiti al womb space, allo spazio dell'utero. Quindi una volta posizionate le mani, una sul cuore e uno sul womb space, inizia a respirare. Continua a respirare proprio come lo stavi già facendo. Non apportare giudizio, osserva e basta. Non esiste né giusto né sbagliato. Adesso porta l'attenzione al tuo belly, al tuo stomaco e con ogni respiro inizia a portare morbidezza in questo spazio. Inspira dal naso e mentre espiri dalla bocca cerca di rendere questo espiro un po' più lungo. Non vuole essere forzato, semplicemente un po' più lungo. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Inizia a notare quelle che sono le sensazioni nel corpo. Riesci a sentire il tuo petto? Cosa succede mentre inspiri dal tuo ventre, gonfi il tuo petto e poi espiri dalla bocca? Senti contrazione, senti magari espansione, senti calore. E se la tua risposta fosse non sento nulla, non giudicare, in questo momento ti stai allenando ad ascoltare il corpo, a portare pazienza, a portare il giusto ritmo, il tuo ritmo, nella tua pratica di ascoltare le sensazioni. Continua a inspirare ed espirare e con dolcezza osserva le tue mani, quella che hai sul petto e quella che hai sul ventre. Porta il tuo pensiero sulle tue mani e mentre ti rendi consapevole delle tue mani sul tuo corpo, osserva. Riesci a sentire la pressione della tua mano sul tuo corpo. Riesci a sentire il cambio di temperatura tra la tua mano e la superficie del tuo corpo. Resta qui, osserva e basta. Questo contatto non è spiritualità New Age, in realtà è sensazione, è il tuo corpo ed è proprio da qui che inizia l'energia sessuale, non dall'orgasmo, ma da qui, dal contatto. Ti ringrazio di essere stato o stata qui con me con questa pratica. Il mio intento era proprio rallentare abbastanza da sentire, perché molte persone dicono di volere accendere il desiderio, vogliono l'intensità immediata, però non parlano prima di presenza. E l'energia sessuale è intensità radicata, non è performance, non è strategia, non è dimostrazione, no, è proprio energia, è vitalità che si muove dentro il tuo corpo. Quindi quando torni alle sensazioni, vedrai che avverrà uno shift enorme dentro di te, perché sarà diverso il modo in cui cammini, sarà diverso il modo in cui tu parli, sarà diverso il modo in cui tu metti confini nel tuo mondo e sarà anche diverso il tuo modo di amare,
perché se sei connessa alle sensazioni non sarai più nella tua testa, ma sarai nella pelle, e vivere nella pelle è quell'atto di ribellione che io voglio ispirare tutti a fare. Quindi, questo è stato il primo vero passo verso l'energia sessuale. Non lavoriamo sul piacere, lavoriamo sulle sensazioni. Quindi smettiamo di chiederci perché non mi sto eccitando e magari iniziamo a chiederci cos'è che sto sentendo in questo momento, right here, right now. Sento freddo, sento caldo, sento pressione, sento forza, sento il nulla. Ricordiamoci che nulla è una sensazione, non temiamola, perché l'energia sessuale non è lontana, te lo assicuro, è qui, è sotto la distrazione e torneremo sempre qui, torneremo a parlare anche della numbness, perché a molti fa paura, è stata etichettata come sbagliata, è stata etichettata come che cacchio è la numbness, ma per me questa parla di presenza e la presenza inizia sempre dalle sensazioni. Io ti ringrazio davvero tanto di essere stato anche oggi qui con me. Ci vedremo presto col prossimo episodio e andremo a parlare così della sicurezza del nostro corpo. Tu mi raccomando, comportati come ti sei comportato fino adesso, contattami direttamente, se ti va commenta anche qua sotto nel podcast e fammi sapere cosa ne pensi, quali sono le sensazioni che provi. Era qualcosa di nuovo per te quello che ti ho detto o già lo conoscevi? Ti capita spesso di parlare, di dire quelle frasi da corpo vuoto, diciamo, non mi eccito, non sento il mio corpo, o sei consapevole che sono le sensazioni a guidare il tuo intuito? Io ti abbraccio. Mua. Si sono aperti 5 posti per sessioni one to one. Commenta sensazioni per saperne di più.